Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e come sempre qui con me c'è Francesca. Oggi parliamo di una cosa che secondo me capita a tutti. Come mantenere la calma quando dobbiamo parlare italiano sotto pressione. Francesca, quante volte ti è capitato di vedere studenti bloccarsi per l'ansia? Oh, tantissime volte, Luca. E sai, spesso non è nemmeno una questione di grammatica o vocabolario, ma proprio di testa. La preparazione mentale è fondamentale. Se ti convinci che puoi farcela, già metà del lavoro è fatto. Io consiglio sempre di usare la visualizzazione. Immaginarsi mentre si affronta la situazione difficile, tipo un esame o una telefonata importante, e si va lisci come l'olio. Sì, e aggiungerei anche il self-talk positivo. Io, per esempio, prima della mia prima intervista radiofonica in diretta, oddio, avevo una paura. Mi sono ripetuto: Luca, ce la puoi fare, hai studiato, sei preparato. E ho fatto una specie di prova mentale, come se stessi già parlando in radio. Non dico che l'ansia sia sparita, ma almeno non mi sono bloccato. Ma certo, le emozioni influenzano tantissimo la nostra capacità di parlare una lingua. Quando siamo nervosi, il cervello va in tilt e le parole sembrano sparire. Ma se ci alleniamo mentalmente, diventiamo più resilienti. Secondo te, Luca, perché i nervi ci fanno questo scherzo? Ma credo sia una questione di paura di sbagliare, no? Il nostro cervello vuole proteggerci dall'imbarazzo. Ma se impariamo a gestire questa paura, magari con un po' di autoironia, riusciamo a comunicare meglio. E tu, Francesca, che tecniche suggerisci per allenare la mente? Io dico sempre: provate a respirare profondamente, fate una pausa e ricordatevi che sbagliare è normale. E poi, più ci si espone a situazioni stressanti, più si diventa forti. Ma di questo parliamo meglio tra poco. Ecco, proprio qui entra in gioco la simulazione. Creare situazioni di pressione, ma in un ambiente sicuro, aiuta tantissimo. Io con i miei studenti faccio spesso delle simulazioni di colloqui di lavoro. All'inizio sono tutti tesi, ma dopo un paio di volte la differenza si vede. Sì, e non serve per forza un insegnante. Si può fare anche da soli o con amici, roleplay, esercizi a tempo, magari una sfida a chi riesce a parlare per un minuto senza fermarsi. Sono cose che mettono un po' di pressione, ma senza rischi reali. Esatto. E pensa a tutte le situazioni quotidiane che possono creare ansia. Ordinare al bar, chiedere indicazioni, fare una telefonata. Se le provi prima, magari anche solo davanti allo specchio, poi nella realtà ti senti più sicuro. Io, per esempio, mi ricordo che quando ho iniziato a insegnare, mi mettevo davanti allo specchio e facevo finta di spiegare la lezione a una classe immaginaria. Sembra una sciocchezza, ma aiuta davvero. Francesca, tu come suggerisci di creare queste simulazioni a casa? Basta poco. Scegliete una situazione che vi mette ansia, cronometratevi, magari registratevi col telefono. Poi riascoltate e cercate di migliorare ogni volta. E se avete amici che studiano italiano, fate gruppo e inventatevi delle sfide. E qui arriviamo a una cosa che secondo me è la chiave, la routine. Allenarsi ogni giorno, anche solo 5 minuti, fa una differenza enorme. Io, per esempio, faccio sempre delle sessioni di domande e risposte veloci, tipo quiz, per abituarmi a rispondere senza pensarci troppo. Sì, la costanza è tutto. Se ti abitui a parlare italiano anche quando sei stanco o distratto, poi, nelle situazioni di stress, ti viene più naturale. Un esercizio che consiglio spesso è parlare da soli davanti allo specchio, oppure registrarsi e riascoltarsi. All'inizio fa strano, ma poi diventa quasi un gioco. E non serve fare cose complicate. Anche solo raccontare la propria giornata in italiano o rispondere a domande semplici aiuta a sciogliere la lingua. Secondo te, Francesca,
quali sono le abitudini quotidiane più utili per mantenere la calma quando si parla? Io direi parlare ogni giorno, anche solo per pochi minuti, e non avere paura di sbagliare. Più ti esponi, più diventi sicuro. E se ogni tanto ti blocchi, va bene così. L'importante è non mollare mai. E poi, per chi vuole davvero fare il salto di qualità, c'è l'immersione autentica. Andare a un language meetup, ordinare un caffè in un bar italiano, o anche solo partecipare a chat di gruppo online. Sono tutte occasioni per mettersi alla prova in situazioni reali. Sì, e ascoltare podcast, guardare film, seguire le notizie in italiano. Tutto questo ti abitua a diversi accenti e velocità. All'inizio sembra difficile, ma pian piano l'orecchio si abitua e la sicurezza cresce. Un'altra cosa che consiglio è tenere un diario delle proprie interazioni in italiano. Scrivere ogni giorno cosa si è fatto, come ci si è sentiti, quali situazioni hanno creato ansia. Così si può riflettere, vedere i progressi e capire dove lavorare di più. E ricordate, ogni piccolo passo conta. Se vi va, lasciateci un commento con le vostre esperienze. Mettete like e iscrivetevi al podcast per non perdere i prossimi episodi. Francesca, è stato un piacere come sempre. Grazie Luca e grazie a tutti voi che ci ascoltate. Continuate a praticare e ci sentiamo presto su Italian Pod. Ciao a tutti! Ciao Francesca, ciao a tutti, alla prossima!